Buongiorno a lor signori, io sono Alex Racuglia e questo è The Morning Rant, lo show in cui io parlo della mia vita da sviluppatore di software e produttore di spot televisivi e video promozionali, intanto che mi dirigo verso l'ufficio partendo da casa. Se sentite che il tono della mia voce è particolarmente giù di corda, è perché particolarmente sono giù di corda. Qualcuno dice che perché mi sono tagliato tanto la barba, infatti è praticamente quasi invisibile. Mia moglie dice che somiglia a Lord Varys e questa cosa qua comporta un abbassamento della già bassa autostima, ma non credo che dipenda da quello, perché è tutto iniziato qualche giorno prima, quando la barba era ancora bella lunga. Allora, nella puntata precedente vi ho parlato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per trovare i punti salienti con l'indicazione anche del timecode di un video, a partire dalla trascrizione, che è una delle cose che più mi interessava fare perché essenzialmente serve a me. Eh, Quando io faccio delle grandi innovazioni, anche se la parola innovazione mi sta giù sulle palle, quando io aggiungo delle feature importanti ai miei software, spesso e volentieri è perché ne ho bisogno io e di conseguenza sviluppo quella parte del software che mi può aiutare. È successo un mesetto fa con la possibilità di fare la stampa, il burn-in dei timecode e dei sottotitoli nel video esportato e direttamente senza passare attraverso Final Cut. E oggi, l'altra volta, invece, una settimana fa, se ascoltate questa cosa adesso, è perché avevo bisogno di trovare i punti salienti per fare un estratto. Questa volta però con l'aggiunta del timecode. E mi sono detto, però sarebbe bello che questa cosa mi potesse portare direttamente in Final Cut con i tagli già fatti. I tagli già fatti. Mamma mia, quante ne sappiamo. E chiedo scusa. Chiedo scusa. Allora, e mi son chiesto come si può fare. Il fatto di essere riusciti a farsi restituire da da un LLM, nella fattispecie ChatGPT modello 4.1 o mini, che cazzo è sempre un casino scoprire come cavolo si chiamano questi modelli, tra l'altro una cosa che funziona nel 60% dei casi, 70% dei casi, in altri casi va rifatta, insomma è indice del fatto che sviluppare un sistema come quello che ha fatto Apple, che ti consente di avere in restituzione degli oggetti formattati e strutturati, non è così semplice. Apple ha fatto questa cosa fighissima, nel senso, io ti do delle domande, faccio delle domande a te, LLM, che può integrare con delle richieste a servizi esterni o anche a me stesso, che ti posso restituire con dei dati già strutturati, e tu mi restituisci in cambio dei dati strutturati. Nella fattispecie cosa significa? A oggi, se dovessimo fare questo sistema, proprio questo singolo caso, un sistema che posta un testo comprensivo di dati, di indicazioni di timecode in e timecode out, nel senso che per ogni frase mi dice quando inizia e quando finisce, ricevere in cambio un dato strutturato. Il dato strutturato è semplice, è quello che io ho chiamato internamente in transcriber time text, ovvero sia un testo che comprende anche le indicazioni dell'in e dell'out. Sono tre dati semplici, anzi sono due dati semplici e il primo dato è a sua volta composto da due dati semplici. Il primo dato è il range, il secondo dato è il testo. E il primo dato, il range, ha due variabili, cioè due campi, in e out. E fin qui è tutto molto semplice, no? Naturalmente. Chiedere in restituzione da un sistema del genere questo dato strutturato non è così semplice, però. Perché non è così semplice? Non è così semplice perché gli LLM sono Large Language Model. Linguaggio. Sono dei sistemi che sono stati pensati per restituire del linguaggio naturale. E se ci pensate bene, quando il Vartel Varini di turno vi dice che sono sistemi che posto un testo, un qualsiasi testo, ti restituiscono la parola successiva sulla base di una eh, indagine statistica, è la cosa interessante, perché un conto è partire da un testo molto facile. Se dite nel mezzo del cammin di nostra, è ovvio che la parola mancante è vita, ok? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Perché? Perché fondamentalmente, molto probabilmente, facendo scraping di internet di tutti i libri del mondo, la frase nel mezzo del cammino di nostra vita è apparsa migliaia di volte, di conseguenza
è anche facile pensare che sulla base di questa struttura iniziale la struttura successiva, la parola successiva sia vita. Ma nell'ottica di... Tra l'altro mi dicono che mio figlio dorme. Grazie stronzone che ti sei svegliato alle 6! Figa, io voglio dormire! Allora, ma nell'ottica di cose strane, il fatto che siano modelli molto grandi, large model, dove modelli molto grandi significa che hanno centinaia di migliaia di parametri, questo fa sì che in qualche modo, sulla base di tutti i testi che sono stati ingestati da questi modelli e la costruzione dei parametri, che sono tantissimi, 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 in qualche modo riescono a tirar fuori delle cose di senso compiuto in linguaggio naturale. Ma sono stati veramente tanto, tanto, tanto pensati per fare il linguaggio naturale, cioè gli fai una domanda e ti danno una risposta. Ora, il nostro obiettivo è quello di trasformare una risposta in linguaggio naturale, cioè parole, in dei dati, che non è una cazzata, nel senso è quello che noi facciamo quando qualcuno ci dice qualcosa e noi dobbiamo dargli dobbiamo trascrivere queste cose in modo che siano informative, ok? Cioè se uno ti dice una frase nel mezzo del cammino di nostra vita e inizia a 1,10 e finisce a 1,20, voi capite perfettamente che il range è 1,10, 1,20 e che la frase è quella. Però se uno vi dice 1,10, 1,20 nel mezzo del cammino di nostra vita, cioè voi comunque lo capite, però ci sono tipo milioni di modi per dire la stessa cosa che noi umani in maniera molto semplice capiamo e trascriviamo. Oppure a 1,10 dico nel mezzo del cammino di nostra vita e finisce a 1,20. È sempre la stessa roba, no? Però capite che i modi di dirla sono veramente tanti. Apple ha sviluppato un sistema molto furbo per trasformare un qualcosa in linguaggio naturale in un qualcosa di strutturato. Ed è molto semplice. Gli ha dato tantissimi miliardi di esempi di JSON, cioè di JavaScript Object Notation, qualcosa del genere, cioè che praticamente dei dati strutturati, partendo dal linguaggio naturale, andando a costruire questi JSON. Per cui se tu al large language model, che è stato comunque trainato con tantissimo codice, tanto, gli chiedi restituiscimi sta cosa qua in un JSON ben formattato, il large language model ve lo restituisce, molto probabilmente, ma non è necessario. Apple ha fatto questa cosa qua. Se noi facciamo la stessa domanda a un large language model, non ci restituisce soltanto il token successivo, ma ci restituisce una lista di token in ordine di probabilità. Il primo probabile, poi c'è il secondo, poi il terzo. E noi quando andiamo a fare il parsing di quello che vediamo, capiamo se il primo token che viene restituito ci consente di costruire un JSON formattato come lo vogliamo noi, bene, altrimenti no, lo scartiamo e prendiamo il secondo. In questo modo noi chiediamo al Large Language Model di costruire un JSON, cioè Apple internamente chiede di costruire un JSON e l'LLM non lo costruisce al primo colpo, ma per ogni token che viene restituito ti dà l'elenco delle probabilità. Per cui in fase di lettura si fa una sorta di parsing del JSON e finché questo parsing non è corretto ti dice no, dammi il token successivo, no, dammi il token successivo. Geniale come cosa. Così già uno fondamentalmente chiede all'LLM dammi un JSON, dammi un JSON, non rompere i coglioni, dammi un JSON e per piacere dammi un JSON. E quello tendenzialmente ti dà un JSON. Ma se non te lo dà, però ti dà qualcosa di simile, però la sua seconda scelta ti consente di costruire un JSON, allora scegli la seconda scelta. Geniale, questa cosa qui è perfetta. Però io non posso applicarla cioè potrei probabilmente applicare questa cosa qui a ChatGPT perché ChatGPT volendo ti restituisce lo stream di token uno alla volta, però è detta una cosa complicatissima, back and forth di comunicazione con il sito e diventa un po' complicata, nel senso per cui non posso pensare di chiedere a ChatGPT di darmi in cambio un JSON e di parsarlo. O lo faccio e tutte le volte che la restituzione non è compatibile con la mia struttura dati gliela faccio rifare, o mi trovo un modo diverso per farla. E allora, come si fa? Come potresti fare, Alex? La mia risposta è, ma sai che forse non lo facciamo proprio? Allora, adesso sarò molto en passant, molto tranchant quando dico questa cosa qui, cioè molto veloce, perché non ho ancora sperimentato nulla, però secondo me questa è la direzione da prendere. Allora, l'aver inserito il timecode nel testo iniziale
mi è servito essenzialmente per avere come restituzione la frase con il timecode, che è una cosa utile per fare i tagli. Però, adesso inizia la parte divertente, ma se io in qualche modo chiedessi questa restituzione, ok? E però sappiamo che gli LLM a volte sbagliano, mm? A volte non sono proprio precisi. Come possiamo ovviare a questa cosa qua? Allora, facciamo che io in qualche modo parso la restituzione, il testo che viene restituito, ipotizzando che c'è un timecode in trattino timecode out, in qualche modo due numeri separati da un trattino, e una frase, e poi due spazi, perché gli ho detto due andate a capo. Gli ho detto vai a capo due volte quando finisci sta roba qua. E questa roba qua mi funziona abbastanza sempre. E io faccio questa sorta di parsing in qualche modo, per cui ho un range iniziale in e out e una frase. Ok? Noi sappiamo che gli LLM funzionano bene nella maggior parte dei casi, però ogni tanto possono anche sbagliare. Allora, sapete cosa faccio? Io in Transcriber ho questa suddivisione di frasi che ho, che poi in realtà sono delle macrofrasi, perché Transcriber può andare a capo alle virgole, mentre io ho deciso di raggrupparle per avere un senso, ok? Faccio questa cosa qui e poi faccio un'indagine. Per ogni frase che viene restituita, che io ho parsato in qualche modo in una struttura dati, e se non ci riesco faccio la stessa domanda un'altra volta all'LLM, prendo questa struttura dati e vado a cercare non quello che corrisponde esattamente in, out e testo, ma che ha una sorta di range di similitudine. Tipo, se ho un range in e out e vado a cercare il range che più gli assomiglia, cioè con la squarto quadratico medico, con l'errore minore, e poi dopo vado anche a cercarmi che la stringa che viene restituita è quanto più simile possibile alla stringa che viene restituita dall'LLM, secondo me, con una buona probabilità, riesco a fare un matching tra quello che viene restituito dall'LLM e quello che ho io in pancia, quello che ho io in memoria. A questo punto, se l'LM in qualche modo mi restituisce un elenco di frasi, io posso capire, secondo me, abbastanza facilmente, abbastanza in modo indolore, a cosa corrisponde questo elenco di frasi. E sia chiaro, adesso l'ho pensata nell'ottica di cerchiamo di trovare il riassunto migliore, però potrebbe anche essere trovami tutte le frasi in cui viene detta la parola porco due, ok? Cioè, avere una serie di prompt specifici che ti consentono di tirar fuori delle frasi con il timecode che poi tu in qualche modo puoi usare. Perché adesso è quello di cui voglio parlare, nel senso, se io in qualche modo da un LLM ho un elenco di frasi e il timecode in cui vengono pronunciate, io dovrei avere un nuovo pannello AI editing, cioè montaggio fatto con la I, che mi consenta di utilizzare queste informazioni sono potere, per finalmente fare qualcosa, per fare del montaggio fatto in questo modo. E allora immaginatevi di avere queste frasi in qualche modo non modificabili, mentre lo sono nella parte di editing, ma non sono più modificabili da questa parte qui perché non è interessante il testo, è interessante il video che è accompagnato, che possono essere cambiate di ordine in qualche modo e visualizzate in modo tale che visivamente posso vedere cosa succede dall'in e l'out del video, in modo tale da avere comunque una sorta di continua corrispondenza tra quello che viene detto e quello che viene letto, con la possibilità di attivare e disattivare una singola frase, cambiare l'ordine, il che significa che per qualche verso questa cosa qui può essere un antenato di qualche tipo del montaggio fatto text-based video editing, cioè il montaggio basato sul testo. Perché? Perché è molto più facile modificare un testo scritto che andare a modificare l'audio. Perché? Perché l'audio te lo devi ascoltare, molto semplicemente. Per cui nel caso abbiamo fatto un'intervista di 10 minuti, di questi 10 minuti ci vogliamo tenere buoni 90 secondi, e questi 90 secondi in qualche modo vengono restituiti mediante delle frasi pronunciate. A questo punto io posso effettivamente fare uno spostamento, fare un editing, eccetera, eccetera, eccetera. E avendo tutti questi timecode in e timecode out, poi a un certo punto cagare fuori il tutto e mandarlo a Final Cut. Già così è tanta roba. Però mi sono detto, ma non c'è un modo per rendere tutto ancora più potente?
sempre facendo uso dell'intelligenza artificiale o comunque integrando l'intelligenza artificiale con qualcos'altro? La risposta è abbastanza sì. Come sempre, quando si parla di intelligenza artificiale, la risposta non è mai sì o no, ma è abbastanza sì o abbastanza no, o abbastanza non lo so. Pubblicità. Allora, adesso le cose cominciano a diventare interessanti. Sempre partendo dal video che ho realizzato, perché è interessante partire da qualcuno che non sei tu. Sarei potuto partire anche da me stesso, ma va bene partire da qualcun altro, che è anche magari più abituato a parlare in pubblico. Insomma, diverse frasi che venivano pronunciate dalle due persone intervistate avevano diverse subordinate, diversi incisi. Cioè, un conto è dire oggi c'è il sole, un conto è dire oggi piove e dunque prendo l'ombrello, un conto è dire oggi piove, è previsto uno scroscio alle 12 e dunque prendo l'ombrello. Ok? Prendete quest'ultima frase, oggi piove, è previsto uno scroscio intorno alle 12 e dunque prendo l'ombrello. È previsto uno scroscio intorno alle 12, è un inciso, cioè è un'informazione aggiuntiva. Cioè nel senso, cioè, piove, prendo l'ombrello e ti aggiungo un'informazione. Se io però dovessi riassumere molto la frase, abbiamo la prima parte della frase che dice oggi piove e oggi prendo l'ombrello e dunque prendo l'ombrello, la terza parte. L'inciso, cioè alle 12 è previsto uno scroscio, non è così importante, no? Però nel discorso totale, se voi lo leggeste scritto, sarebbe la prima frase, virgola, la seconda frase, quello dello scroscio, virgola, terza frase. Allora ho iniziato a lavorare così, en passant, aspettando che arrivassero a casa i miei familiari, a dei nuovi prompt. I nuovi prompt sono del tipo, se io ho una frase, tu, intelligenza artificiale, me la potresti abbreviare andando a togliere gli incisi? In realtà il prompt è molto più complesso e sta diventando più complesso man mano che lo modifico perché bisogna dare delle informazioni molto precise e anche molto ricche, al punto tale che il prompt può essere lungo 20 righe e la frase 2. Però se noi spieghiamo bene alla AI che cosa fare, magari lei ci restituisce delle cose interessanti. Ecco, in questo caso, se io ho una frase con tante virgole, con tanti incisi, con tante cose subordinate, che non so se vuol dire la stessa cosa, ma va bene, se ho una frase di questo tipo, posso comunque riassumerla. E voi potreste dire, ci sono le virgole, cosa significa le virgole? Le virgole sono aggiunte dall'LLM Whisper o il trascrittore che sia, che fa la trascrizione del video, sulla base dell'intenzione, sulla base delle pause, sulla base di un sacco di cose. Per cui spesso e volentieri le virgole che vengono aggiunte sono virgole sensate, le virgole che anche noi avremmo aggiunto. Magari a volte se ne perde alcune, però tendenzialmente ci azzecca abbastanza. Se ne perde alcune che magari avremmo aggiunto noi, però magari non erano virgole perché non c'era abbastanza pausa nel parlato. Però se noi abbiamo una frase, un insieme di frasi raggruppate in un unico periodo, dove il periodo è quello che finisce col punto, che però sono 5 o 6 frasi che durano 30 secondi, perché ogni tanto uno le può fare queste cose. Io di parentesi ne apro tantissime. Se uno fa una roba del genere, abbiamo 5 o 6 frasi in un periodo di 30 secondi, di cui però possiamo tagliarne 2 dentro e farlo diventare un periodo di 20 secondi, è un'altra cosa in più che noi possiamo fare. Ok? Allora mi son detto, prima ancora di scrivere una linea di codice, ed è una cosa importante perché io parlo a voi prima ancora di scrivere le linee di codice, perché questo mi serve per specificare una struttura dati. Io ho delle frasi che vengono composte nel momento in cui passo queste informazioni all'LLM, mettendo insieme diverse righe, diverse cose con la virgola, ok? Però io queste informazioni ce l'ho e non me le butto via, ok? Ce le ho costantemente. Per cui se mi viene restituito indietro una frase con un in e un out e una frase, e io di questa frase so a cosa corrisponde l'originale, so anche cosa corrispondono a livello di timecode tutte le singole sottofrasi, ok? Per cui se io a un certo punto dicessi, va bene, mi hai restituito tutte queste informazioni, però adesso di questa singola frase toglimi quelle che non servono, potrebbe anche diventare, mostrare che ne so, che una volta che adesso la rispiego meglio perché ce l'ho in testa sta cosa. Magari questo blocchettino con la frase in e out è un blocchettino con in out e sotto e di fianco la frase. Se però ci clicco sopra e voglio editarlo, mi vengono spezzate le singole frasi una per ogni linea, le singole sottofrasi, quelle tra virgole per ogni linea. E a questo punto io posso decidere o di far fare alla AI
o di farlo io, di eliminare una singola di queste frasi, perché so le singole sottofrasi a cosa corrispondono a livello di timecode. Per cui posso andare a fare un montaggio basato sul testo, non andando a prendere la singola parola, di cui comunque avrei il timecode, però andando a prendere le singole frasi. Ok? Perfetto, non ancora, però fattibile come cosa. Più che fattibile, io me la vedo in testa sta roba qua. L'intelligenza artificiale che ti screma le cose e poi eventualmente te le riscrema singola frase per singola frase e tu hai lì un sistema visivo che ti fa vedere il video che va e che salta al pezzo successivo perché è proprio una visualizzazione. È una cosa più difficile da fare di quella che ho fatto in audio in Producer, però non così impossibile. E poi le frasi. E poi, dato che abbiamo dei riferimenti del timecode e che per ogni frase so quali sono i timecode, posso evidenziare la frase che viene parlata. Ok? Potrei teoricamente evidenziare la singola parola, ne abbiamo parlato tipo un anno fa. Però già così è qualcosa di importante. Avere la visualizzazione di quello che succede e di quello che viene detto in maniera ergonomica, che non è una stronzata, eh? Non è per niente una stronzata, perché se è ergonomica è più facile da montare rispetto a montarla in Final Cut. Uno potrebbe fare una roba del genere con tutti i crismi, con tutti i problemi dovuti al fatto che comunque la trascrizione non è precisa all'istante, se ci sono degli effetti sonori va un po' in crisi, però fatta questa cosa qui, a questo punto il passaggio in Final Cut potrebbe essere semplicemente un passaggio di andiamo a rifinire le pause, andiamo a togliere delle informazioni, delle pausine così, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ok? Ma chi se ne frega? Ovvio che questa cosa qua andrebbe messa insieme molto probabilmente al motore di Pause Cutter, però per adesso chi se ne frega? Questa cosa qua potrebbe funzionare. E io ho in testa come si può farla funzionare. Poi questa settimana devo lavorare come un pazzo ad altre cose e chiudere gli occhi, però volevo raccontare a voi, soprattutto raccontare a me stesso, segnarmi e come prendere degli appunti ad alta voce questa cosa qua, perché così facendo ho una prima draft di come potrebbe essere questa cosa. E non ne siete contenti anche voi? Cioè, io non ho la faccia della persona contenta perché sono molto giù di morale, però non ne siete contenti di questa cosa qui, della possibilità di fare in qualche modo montaggio basato sul testo coadiuvato dalla I? Perché uno potrebbe anche dire, ma sai che c'è, lasciamelo così, ci penso io. Mm? Ok, dai, per adesso abbiamo messo tanta carne al fuoco, per cui diciamo che ci interrompiamo qui, saluti finali e dopo andiamo a casa, ok? Direi che vi ricordo che quello che avete ascoltato è Tecnopills, il mio flusso di coscienza digitale. Se l'avete visto in video è The Morning Grant. Se mi avete visto in video, questo video vi è piaciuto, like, abbonatevi al canale, mettete un commento, sarebbe interessante a me sentirlo, ma so che non lo farete, per cui va bene così. Se mi avete visto ascoltato in audio, stessa roba, potete mettere un like, un cuoricino su Apple Podcast o su Spotify, dipende da dove ascoltate. Non farete nemmeno questo e andare sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot per discutere tutti insieme di queste idee. Non farete nemmeno questo, per cui sti cazzi, no? È stato bello così. A valle di quello della sigla finale che sta per iniziare, o della sigla iniziale che sta per finire, no, sigla finale che sta per iniziare, vi sentirete il riassunto di ChatGPT, l'intelligenza artificiale più inutile di questo mondo. Signore e signori, grazie di avermi ascoltato. Buongiorno, buonasera e buon ascolto e buona visione di quel che verrà. Ciao. Però sono un cazzo di genio, eh.